Ciao, in questo video vedremo questo programmino che è un editor video per trasformare i video realizzati in orizzontale in video in verticali per essere messi poi sui social. Al video vengono aggiunti in basso le trascrizioni. Ciao, come ad esempio questo. Vedremo questo modulo Meshtastic, La video carica verticale. avviene tramite questo cavo. Ci sono le trascrizioni dei testi e un testo in sovraimpressione. Questo programma realizzato in Python l'ho fatto fare all'intelligenza artificiale come esperimento per vedere cosa si riusciva a fare con l'intelligenza artificiale. Avendo usato dei motori di intelligenza artificiale gratuiti molto limitati, ci ho impiegato un paio di giorni a realizzare questo. Ho usato all'inizio ChatGPT e poi Gemini o Gemini. Funziona in questo modo: si carica il video, ho la barra dell'audio dove posso zoomarla, posso andare avanti e indietro di 100 millisecondi o clip per clip, posso spostare la centratura anche qui in modo fine, posso usare anche la tastiera, quindi il tasto freccia a sinistra o freccia a destra, o shift freccia a destra va di 100 millisecondi e shift freccia a sinistra si sposta di 100 millisecondi. Poi ho questo grafico qui che è uno zoom di espansione del grafico dell'audio. Poi ho questi due tasti che marcano l'inizio e la fine della clip da tagliare, e poi qui adesso tolgo il faccione che ci sono altri tasti. Ho dei tasti che poi andremo a vedere. Con questo mi sposto a cercare il clip che mi interessa. Ad esempio, se voglio partire dall'inizio, schiaccio il tasto spazio sulla tastiera o play, pausa, qui ma è più comodo lo spazio sulla tastiera e lo posso far partire. Se voglio che il mio clip di esportazione parta dall'inizio, devo cliccare su inizio clip e qui imposta l'inizio che è a tempo 000. Ciao, faccio start. In questo video vedremo questo modulo Meshtastic portatile. Ad esempio mi fermo qui e posso spostarmi in modo fine o con la tastiera o con queste due frecce. Mi sposto qui dove c'è la pausa e faccio fine clip. Quindi il clip inizia da 0 e finisce a 4 secondi. Lo aggiungo alla lista, che è questa, la posso riselezionare e fare anteprima clip. Ciao, in questo video vedremo questo modulo Meshtastic portatile. Non è centrato. Quindi cosa faccio? Andava fatto prima, ma era solo per farti vedere come fare sia la modifica sia la centratura del clip. Adesso faccio modifica selezionato, qui diventa arancio. Ciao, in questo lo centro, esempio così, e faccio aggiorna clip. Quindi adesso se vado in anteprima clip. Ciao, in questo video vedremo questo modulo giusto Meshtastic. Ciao. Di clip ne posso aggiungere quante ne voglio, quindi vado a cercare un altro momento, un momento qualsiasi. Ad esempio qui dove faccio vedere, andiamo in play, Basta premere, ok, va bene, andiamo un po' indietro, basta premere andiamo qui dove c'è una pausa, per accenderlo. ok, partiamo per accenderlo e ci mettiamo qui, facciamo inizio clip e il 4,40 lo vediamo sia qui a sinistra sia qui in alto, e qui diventa l'inizio. Adesso facciamo la fine, Per accenderlo basta premere, ok, faccio fine clip 4,42 e faccio aggiungere alla lista. Di queste ne posso fare quante ne voglio, vado in play di questo, per accenderlo basta premere, e se voglio vedere tutti e due clip insieme faccio anteprima short tutti. Ciao, in questo video vedremo questo modulo Meshtastic portatile. per accenderlo basta premere, Volendo potrei già esportarlo così, però se voglio aggiungere la trascrizione testuale devo fare trascrivi clip. Qui sotto ci sono i log in questa finestra, ho lasciato qui in maniera che si vedano. Adesso faccio trascrivi clip, fa la trascrizione del clip 1 di 2 che è lungo 4,46 secondi, lo trasforma in un file WAV per poi fare la trascrizione con il motore Whisper. Io ho usato il modello medio, ma si può usare un modello più performante per avere meno errori. Andiamo a vedere se ci sono errori che possiamo correggerli. Ciao, in questo video vedremo questo modulo Meshtastic, me l'ho separato, quindi vado qui e lo unisco, portatile, per accendere basta premere, quindi il resto è tutto giusto. A questo punto posso creare lo short, qui ho anche il tasto rimuovi, è semplicissimo, basta andare qui e fare rimuovi e viene eliminato. Crea short dai clip in lista, mi si apre questa finestra che ho la possibilità di cambiare il watermark, che è il testo che viene messo in sovraimpressione. Questo qui viene poi salvato anche in un file di settaggi in maniera che al prossimo riavvio
rimanga memorizzato. Anche la cartella carica video viene memorizzata tutte le volte in maniera che non dobbiamo andare a cercare per tutto il computer il percorso. Quindi ho la possibilità, senza queste spunte, di avere solo il video nella qualità e nel bitrate impostati. Posso aggiungere il watermark, quindi questo, e i sottotitoli automatici, che sono questi qui. Facendo ok, inizia tutto il processo di esportazione. Non sono riuscito a far funzionare la GPU e quindi ci vuole un po' di tempo. Adesso metto in pausa il video, quando ho finito ti faccio vedere il risultato finale. Ok, è uscito short finale creato con successo. Andiamo ad aprirlo. Sta dentro nella cartella short, che è questa. Questo qui è quello che avevamo visto prima, questo è quello che ha esportato adesso. Apriamolo e facciamolo partire. Questo è il testo sovraimpresso. Ciao, in questo video vedremo questo modulo Meshtastic portatile. La correzione è stata applicata perché prima qui c'era uno spazio. Il watermark è questo. Per accenderlo basta premere. Ok, quindi abbiamo visto che il risultato è ottimo per caricare velocemente un video sui social. Qui sotto trovi i file del progetto. Non ti lascio tutta la cartella venv perché è l'ambiente virtuale che va creato seguendo la procedura che ti lascio. Qui ho scritto su Windows 11, ma dovrebbe andare bene anche su Windows 10. Con Windows 11 si può usare il widget, su Windows 10 mi pare bisogna fare proprio l'installazione di Python 3.12. Questi sono comandi da dare in console, quindi nel terminale come amministratore, perlomeno i primi passaggi perché deve fare tutta l'installazione. Bisogna proprio lanciare questo comando, poi fare l'installazione di ffmpeg, verificarlo scrivendo "-version", poi bisogna scrivere Python m venv, così crea l'ambiente virtuale che si chiama venv, si può anche dargli un altro nome. Bisogna lanciare questo activate, uscirà venv, e poi bisogna installare tutte queste dipendenze di Python. Io l'ho divisa in 3, quindi prima questa, poi questa e poi questa, perché installa tutti, diciamo, questi programmini. Questo è Wish perché fa la trascrizione, questo è per la grafica, eccetera eccetera. Per avviare l'app bisogna fare venv activate, se non è già stato fatto prima, ad esempio. Poi per lanciare il programma bisogna scrivere Python GUI clip selector, che è il programma Python principale. Si potrebbe anche generare un eseguibile per evitare tutte le volte di andare sul terminale e avviare l'ambiente virtuale e lanciare il file. Nei file abbiamo il mio logo che si può cambiare, i setting si creano in automatico, quindi nel file che ti lascio non ci sarà la cartella cache, nel doc ti lascio questo file qui delle note, venv lo crea in automatico, i crediti sono questi qui, e dopo c'è un file per trascrivere l'audio realizzato interamente con l'intelligenza artificiale, e questo è il programma principale, anche lui realizzato con l'intelligenza artificiale, ovviamente tutta pilotata da me perché, diciamo, in automatico non sarebbe mai riuscita a fare una cosa del genere, con tutti i problemi che ho trovato man mano. Come ti dico, ci ho impiegato 2 giorni di lavoro interi mettendo insieme tutte le varie ore che ho fatto la sera e così via. Spero che questo video ti sia utile in qualche modo, o per usare questo programma o per esercitarti anche tu con l'intelligenza artificiale a realizzarne altri. Come vedi, anche chi non sa niente di programmazione Python, io so pochissimo di Python, si riescono a fare grandi cose. Ovviamente bisogna seguirla e dirgli esattamente cosa si vuole, debuggare tutto, riprovare, provare e riprovare, specialmente con modelli gratuiti. Con modelli a pagamento sicuramente ci vuole meno tempo e sono molto più performanti. Quindi spero che il tutto ti sia utile e noi ci vediamo e sentiamo al prossimo video. Ciao!